Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo ad utilizzare le opzioni avanzate di riempimento e parliamo di Flash Fill o anteprima suggerimenti, uno strumento utilissimo messo a disposizione dalla versione Excel 2013. Iniziamo! Oltre alle opzioni di riempimento automatico analizzate nel tutorial precedente, ve ne sono altre più elaborate che possiamo trovare nella scheda Home cliccando sul pulsante Riempimento. Analizziamole brevemente. Selezioniamo una zona del foglio di lavoro e clicchiamo su Riempimento. Cliccando su In basso, il testo presente nella prima riga dell'intervallo viene copiato nelle celle sottostanti. Cliccando invece su A destra, il testo nella colonna più a sinistra viene ricopiato nelle corrispondenti colonne di destra. Effetti analoghi si ottengono cliccando sul pulsante in alto e a sinistra. Rispettivamente le celle della riga più in basso vengono copiate nelle righe soprastanti e le celle presenti nella colonna più a destra vengono copiate nelle colonne alla sinistra. Selezionando inoltre una certa area del foglio di lavoro e selezionando premendo il tasto maiuscolo due fogli della cartella di lavoro, possiamo, mediante l'opzione Tra fogli di lavoro, decidere se copiare tutto l'intervallo nel secondo foglio, oppure solamente il contenuto o solamente i formati. Copiamo tutto. Se ora andiamo a cliccare sul secondo foglio, ci accorgiamo che la nostra prima tabella, quella di sinistra, è stata copiata pari pari nel secondo foglio. Ora possiamo prendere la nostra tabella per il bordo e trascinarla dove desideriamo. Torniamo ora al nostro foglio numero 1 ed inseriamo una frase abbastanza lunga in una cella. Cliccando sulla cella in cui è stato inserito il testo, andando su Riempimento, Giustifica, possiamo, cliccando su OK, disporre il testo in più righe in modo che sia contenuto nella colonna B. Tra le opzioni di riempimento automatico vi è anche la possibilità di generare delle serie. È sufficiente cliccare su Riempimento e poi su Serie. Possiamo produrre serie in righe o in colonne. Per i numeri possiamo creare serie di tipo lineare oppure esponenziale, possiamo creare serie di date e anche riempire automaticamente alcuni intervalli. Vediamo qualche esempio. Produciamo una serie per righe, cioè in orizzontale, con incremento di 1 fino al valore 9. OK. Automaticamente Excel crea la serie dei numeri progressivi da 1 a 9. Possiamo fare la stessa cosa per colonne, scegliendo colonne, mettendo ancora come valore limite 9 e dando OK. Inoltre, selezionando un intervallo contenente un numero nella sua cella più in alto a sinistra, nel nostro caso il 3, possiamo generare ad esempio la tabellina del 3, scegliendo serie in colonne, lineare, valore incremento 3, esattamente come il numero presente nella cella più in alto a sinistra. Dando OK, si produce la tabellina del 3. Effettuiamo la stessa operazione utilizzando lo riempimento esponenziale. Serie, per colonne, esponenziale, diamo ancora 3 come valore, che è il valore presente nella cella, e diamo l'OK. Viene creata la sequenza delle potenze del 3, 3, 3 alla seconda, 3 alla terza, 3 alla quarta e così via. Ora potete fare voi i vostri esperimenti. Vi dico solamente che c'è anche la possibilità di dare un valore limite, cioè di dire a Excel di fermarsi dopo un dato numero. Altrimenti Excel riempirà in automatico tutto l'intervallo selezionato e vi è anche la possibilità di far capire a Excel la tendenza dei valori inseriti e di completare in automatico tutto l'intervallo selezionato. Passiamo ora alle opzioni di riempimento più importanti, che sono quelle per data. Inseriamo una data e formattiamola come data estesa, in modo da vedere anche il giorno della settimana. Allarghiamo leggermente la colonna M e selezioniamo un intervallo che ha come cella superiore la cella appena inserita. Andiamo in opzioni di riempimento, serie e utilizziamo data. Scegliamo un'opzione molto utile, giorno feriale. In questo modo Excel riempie l'intervallo selezionato utilizzando solamente i giorni feriali, cioè salta sempre il sabato e la domenica, ma passa dal venerdì al lunedì.
Lascio a voi il compito di provare le altre opzioni, cioè riempimento per mese, per anno e per giorno, che produce la sequenza ordinata dei giorni. Impariamo ora a utilizzare lo strumento Flash Fill, che è in assoluto l'innovazione più importante introdotta nella versione Excel 2013. Premetto che prima dell'introduzione di questo strumento, operazioni semplici come quelle che vedremo ora erano praticamente impossibili oppure avrebbero richiesto l'utilizzo delle formule con le funzioni di testo molto lunghe e complesse. Il modo migliore, secondo me, per imparare a utilizzare lo strumento anteprima suggerimenti è quello di procedere per esempi. Abbiamo un elenco di nomi e cognomi e vogliamo invertire il cognome con il nome in modo, eventualmente, da poterli ordinare alfabeticamente. Scriviamo dunque il primo nome, Barbieri Greta, e dopo aver premuto invio, utilizziamo la combinazione di tasti CTRL più la lettera E. Automaticamente Excel capisce che vogliamo invertire le due parole in questa cella e lo fa anche per le celle successive. Se fate fatica a memorizzare le combinazioni di tasti, potete inserire i nomi e poi dal menu Home, Riempimento, scegliete Anteprima suggerimenti, ottenendo lo stesso effetto. Io trovo molto più comoda la combinazione di tasti CTRL E. Inseriamo ora il nome, diamo l'invio e facciamo di nuovo CTRL E. Excel intuisce che vogliamo solamente la prima parola presente nella cella e fa altrettanto in tutte le celle. La stessa cosa si può fare con il cognome. Dopo averlo digitato, premiamo CTRL E. Cerchiamo ora di comporre un indirizzo di posta elettronica. Dopo averlo scritto nella forma desiderata, nome in minuscolo, punto, cognome sempre tutto minuscolo, @gmail.com ed aver premuto invio, utilizziamo ancora la combinazione CTRL E e automaticamente Excel capisce che vogliamo la prima parola in minuscolo, seguita da un punto, seguita dalla seconda parola, il tutto seguito da @gmail.com e automaticamente compone tutti gli indirizzi. Proviamo ora un nuovo indirizzo in questa forma. Iniziale del nome, punto, cognome, in minuscolo, @gmail.com. Premendo CTRL E otteniamo gli indirizzi in questa nuova forma. Estraiamo ora le iniziali del nome. Digitiamo nella prima cella G maiuscolo punto, B maiuscolo punto e premiamo CTRL E. Automaticamente Excel individua le iniziali di tutti i nomi. Se le avessi scritte in minuscolo, Excel avrebbe fatto altrettanto con le lettere minuscole. Cerchiamo ora di estrarre i nomi in maiuscolo. Come al solito, digitiamo il primo, premiamo CTRL E e in un attimo otteniamo il risultato voluto. La stessa cosa si può fare con il minuscolo, oppure eventualmente solo con il nome maiuscolo o con il cognome, oppure con il nome minuscolo e il cognome minuscolo. Vediamo ora l'operazione inversa. Ci viene fornito un nome punto cognome, come può essere ad esempio l'inizio di un indirizzo mail, e vogliamo estrarre cognome spazio nome. Non facciamo altro che digitarlo e premere CTRL E. Automaticamente abbiamo il risultato voluto. Supponiamo ora di aver inserito sia la città che la data di nascita di ogni allievo. Vogliamo concatenare il tutto in questa cella. Scriviamo ad esempio Barbieri Greta, virgola, spazio, Milano, virgola, spazio, 30 agosto 2000. Dando l'invio e premendo CTRL E, abbiamo tutti i nomi nella forma desiderata, cioè cognome, nome, città e data di nascita, tutto nella stessa cella. Inseriamo ora l'esito dell'anno scolastico e il voto di ammissione all'esame. In questa cella vogliamo comporre una frase di ammissione di questo tipo: cognome, nome, virgola, spazio, ammessa all'esame, punto e virgola, spazio, punteggio, 2 punti, spazio, 20. Abbiamo composto dunque il testo presente nelle celle con i simboli di punteggiatura e anche qualche parola non presente nelle celle. Vi faccio presente che per utilizzare l'anteprima suggerimenti non dovete mai unire le celle. Infatti io ho solo evitato di evidenziare i bordi. Questa è una cella unica e queste sono 3 celle non unite. Non dovete unire nemmeno il titolo.
Per allinearlo al centro io ho operato in questo modo, ho selezionato le 3 celle, ho fatto tasto destro formato celle, sono andato nella scheda di allineamento e ho fatto, qua dove c'è scritto orizzontale, allinea al centro nelle colonne. In questo modo Excel non ha unito le celle, ma ha allineato il testo al centro. Ora che ho scritto la frase, posso posizionarmi qua sotto e fare CTRL E. Automaticamente Excel capisce la struttura della frase e procede in modo simile alla prima riga, unendo questo testo e questo testo con i simboli di punteggiatura già utilizzati e con la scritta punteggio. Un altro utilizzo dello strumento Flash Fill è quello che ci permette di estrarre il giorno, il mese e l'anno da una data. Scriviamo ad esempio 30, premiamo Invio e poi CTRL E. Abbiamo estratto i giorni dalla data. Excel capisce che vogliamo estrarre i 2 numeri a sinistra della data e quindi li estrae e quando è presente uno 0 lo elimina. Per estrarre il mese dobbiamo scrivere 08, poiché Excel deve capire che dobbiamo estrarre 2 cifre. Se scrivessimo 8, estrarrebbe solo la cifra a destra e prenderebbe 8, 2, 9, ma qua non è 2 ma è 12, e quindi Excel sbaglierebbe. Dobbiamo dunque scrivere 08 e siccome Excel elimina lo 0 all'inizio, lo dobbiamo fare con l'apostrofo, apostrofo 08, invio. In questo modo, con CTRL E, l'anteprima suggerimenti funziona perfettamente e vengono scritti gli zeri davanti ai mesi con una cifra e i mesi come dicembre, novembre e ottobre, che sono di 2 cifre, vengono estrapolati in modo esatto. Per l'anno, infine, si procede nel modo ordinario, poiché l'anno ha 4 cifre, facendo invio CTRL E, Excel non sbaglia. Dopo aver riportato i cognomi e i nomi degli allievi, componiamo una frase. Inseriamo cognome, nome, virgola, classe e l'anno di nascita. Con CTRL E le frasi sono tutte composte. Come ultima applicazione vi mostro come si possa estrarre la parte intera e la parte decimale di un numero. Scrivendo 30 da parte a 30,43, Excel capisce che vogliamo estrarre le 2 cifre a sinistra della virgola e facendo CTRL E, Excel estrae tutte le parti intere. Parimenti, scrivendo 43, facendo invio e premendo CTRL E, viene estratta la parte decimale di ogni numero. Come avrete notato, le applicazioni di questo strumento sono innumerevoli, bisogna però fare molta attenzione, poiché, a differenza di quanto vedremo con le formule, questo strumento non si aggiorna automaticamente. Infatti, se io andassi a cambiare un nome, le elaborazioni effettuate con lo strumento anteprima suggerimenti non subirebbero cambiamenti. Annulliamo la modifica con CTRL Z e vediamo un altro caso in cui lo strumento non funziona correttamente e bisogna dunque prestare molta attenzione. Abbiamo un elenco di nomi e vogliamo invertire il cognome con il nome, però nella seconda riga è presente un nome doppio, Sara Stella. Premendo CTRL E perdiamo il secondo nome, Stella, poiché Excel prende l'ultima parola e la inverte con la prima, eliminando quella centrale. In questi casi bisogna prestare molta attenzione e correggere manualmente gli errori dello strumento Flash Fill. Colgo l'occasione per mostrarvi come si modifica il testo in una cella senza riscriverla completamente. Al posto di scrivere direttamente, è sufficiente cliccare 2 volte all'interno della cella e inserire il testo desiderato. E poi fare invio. Come abbiamo visto, gli strumenti riempimento e Flash Fill ci permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo e ci consentono di effettuare operazioni che utilizzando le formule sarebbero molto complesse o addirittura impossibili. Io vi ho mostrato solamente alcune delle possibilità che offrono questi strumenti, lascio a voi il compito di sperimentarne altre e vi chiedo magari di segnalarmele qui sotto nei commenti. Per ora è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video impareremo a personalizzare la barra multifunzione e la barra di accesso rapido e impareremo anche a far parlare Excel.
Cosa molto utile quando dobbiamo inserire i dati e non c'è nessuno che ci controlla. Vi aspetto. Ciao!